Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e nel video di oggi scopriremo come lavorare il punto tulipano ad uncinetto. È una lavorazione molto particolare, molto simile al famosissimo punto lindo che vi ho già portato in un video tutorial proprio qui sul mio canale YouTube. La differenza tra questi due punti sta prima di tutto nel multiplo di avvio. Inoltre questo pannello, come potete vedere, non ha un effetto a rilievo, è una lavorazione che resta perfettamente piatta, molto particolare e soprattutto è un punto reversibile, quindi perfetto ad esempio per le copertine, per le borse, per le sciarpe, ma in generale per tutti quei progetti dove volete avere la stessa texture sia da una parte che dall'altra del vostro pannello. È inoltre un punto perfetto anche per le principianti, inoltre vi seguirò passo passo, giro dopo giro, per realizzare il punto tulipano perfetto. Adatto a qualsiasi tipologia di filato, si lavora su un multiplo di 4+2. Fatemi sapere per cosa andreste ad utilizzare questo punto in un commento proprio qui sotto il video. E ovviamente se questo tutorial vi piacerà vi invito a farmelo sapere con un bel pollice in su. Inoltre, se cercate altri tutorial punto molto particolari, potete trovarli proprio qui sul mio canale YouTube, in una playlist dedicata che si chiama proprio Punti ad uncinetto. E ovviamente vi invito, per non perdervi tutti i prossimi video tutorial, a iscrivervi proprio qui sul mio canale. Andiamo quindi a vedere insieme come realizzare il nostro punto tulipano. Per realizzare questo punto dobbiamo andare ad avviare un numero di catenelle di base che sia multiplo di 4+2. Per il mio campione ho infatti avviato 20 catenelle, che sono un perfetto multiplo di 4, e vado poi ad aggiungere 2 catenelle in più, per un totale di 22 catenelle. Partendo dall'uncinetto, dobbiamo ora contare all'indietro 2 catenelle, 1 e 2, con l'uncinetto entriamo nella seconda catenella e vi lavoriamo un punto basso. Dobbiamo proseguire lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella che ci si presenta fino ad arrivare all'ultima catenella disponibile. Lavoriamo una maglia bassa nell'ultima catenella disponibile e abbiamo così completato il giro di preparazione all'esecuzione del nostro punto tulipano. Cominciamo il nuovo giro realizzando 3 catenelle. Dopodiché voltiamo il lavoro. Nel primo punto disponibile, quello dal quale nascono le 3 catenelle che abbiamo appena lavorato, nonché ultimo punto del giro precedente, carichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare un punto alto. Carichiamo il filo, entriamo nel primo punto e lavoriamo una maglia alta. Sempre all'interno dello stesso punto andiamo a lavorare altre 2 maglie alte. Abbiamo avviato questo giro con 3 catenelle. Nello stesso punto dal quale nascono queste catenelle, nonché primo punto del giro, abbiamo lavorato 3 punti alti. Dobbiamo ora andare a saltare i prossimi 3 punti sulla base, 1, 2 e 3, e nel quarto punto andiamo a lavorare un punto basso. E questo sarà il risultato che andremo ad ottenere. Questa sorta di ventaglio composto da 3 maglie alte si è piegato sulla sinistra realizzando la nostra maglia bassa. Proseguiamo ora lavorando 3 catenelle, 1, 2,
e 3 e nello stesso punto nel quale abbiamo lavorato la maglia bassa andiamo ora a lavorare un ventaglio composto da 3 punti alti. Carichiamo quindi il filo sull'uncinetto e entriamo nella stessa maglia nella quale abbiamo lavorato il punto basso e vi lavoriamo 3 punti alti. Se guardiamo per un momento i passaggi che abbiamo appena eseguito, possiamo notare come quest'ultima sequenza di punti vada a replicare esattamente la stessa sequenza che abbiamo eseguito all'inizio di questo giro. Abbiamo infatti realizzato un piccolo ventaglio composto da 3 punti alti. Dobbiamo ora far sdraiare questo ventaglio sulla sinistra eseguendo gli stessi passaggi che abbiamo appena visto insieme. Saltiamo quindi le prossime 3 maglie di base, 1, 2 e 3, e nella quarta maglia andiamo a lavorare un punto basso. Proseguiamo ora ripetendo la stessa sequenza di punti che abbiamo fatto in precedenza. Lavoriamo 3 catenelle e nello stesso punto nel quale abbiamo lavorato l'ultima maglia bassa andiamo a lavorare un ventaglio composto da 3 punti alti. Questa sarà tutta la sequenza di punti che dobbiamo andare a ripetere per questo giro. Saltiamo 3 maglie di base, nella quarta, maglia bassa, 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto di base. Continuiamo quindi ripetendo questa sequenza di punti fino ad arrivare al termine del giro. Al termine del giro, subito dopo aver lavorato la nostra ultima sequenza di punti, in particolare dopo aver lavorato il ventaglio di 3 maglie alte, se abbiamo eseguito tutti i passaggi correttamente, ci avanzeranno con precisione 4 maglie di base. Come nei passaggi precedenti, andiamo a saltare 3 maglie di base e nella quarta e ultima maglia disponibile andiamo ad eseguire un punto basso. Saltiamo quindi 1, 2 e 3 maglie e nella quarta e ultima maglia del giro lavoriamo un punto basso. Al termine del giro, questo sarà il risultato. Abbiamo visto la sequenza di punti che sarà poi la base per tutti i giri successivi. Maglia bassa 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto di base. I passaggi che vedremo ora insieme all'interno di questo giro sono quelli che dovremo poi andare a ripetere finché il nostro pannello non avrà raggiunto l'altezza desiderata. Iniziamo il nuovo giro con 3 catenelle. Dopodiché voltiamo il lavoro. Come all'inizio del giro precedente, nel primo punto che ci si presenta, quello dal quale nascono le 3 catenelle che abbiamo appena lavorato, andiamo ad eseguire 3 punti alti. Abbiamo così realizzato un piccolo ventaglio. Questo ventaglio dovrà ora essere agganciato alla lavorazione che abbiamo fatto nel giro precedente. Davanti a noi ora abbiamo le 3 maglie alte che compongono il ventaglio sottostante, 3 catenelle e tra le maglie alte e il punto basso abbiamo questo piccolo spazio. Con l'uncinetto passiamo direttamente sotto le catenelle all'interno dello spazio e andiamo a lavorare un punto basso. Di fatto abbiamo ripetuto gli stessi passaggi che abbiamo realizzato nel giro precedente, ma questa volta, invece di saltare i punti sulla base, abbiamo eseguito direttamente una maglia bassa nello spazio delle 2 catenelle che abbiamo lavorato nel
nel giro precedente. Come proseguire? Ripetendo esattamente la nostra sequenza di punti. Realizziamo quindi 3 catenelle e dobbiamo creare un nuovo ventaglio. Il nostro ventaglio lo andremo a lavorare all'interno dello spazio dove abbiamo eseguito il punto basso. Carichiamo quindi il filo sull'uncinetto, passiamo al di sotto delle catenelle lavorate nel giro precedente e all'interno dello spazio andiamo ad eseguire un punto alto. Ripetiamo questo passaggio per altre 2 volte. Passiamo sotto le catenelle, prendiamo il filo e lavoriamo un punto alto. Ancora una volta. Abbiamo quindi lavorato una maglia bassa nello spazio sotto le catenelle che abbiamo lavorato nel giro precedente. Abbiamo eseguito 3 catenelle e sempre all'interno dello stesso spazio abbiamo lavorato 3 maglie alte. Dobbiamo ora proseguire per tutto il giro ripetendo gli stessi passaggi. Saltiamo le maglie alte e andiamo direttamente qui, nello spazio sotto le catenelle che ci si presentano, e vi lavoriamo un punto basso. Le nostre 3 catenelle e sempre all'interno dello stesso spazio lavoriamo un nuovo ventaglio di 3 punti alti. Continuiamo quindi ripetendo questi passaggi per tutto il giro all'interno degli spazi sotto le catenelle che abbiamo lavorato nel giro precedente. Come concludere questo giro? Abbiamo lavorato la nostra ultima sequenza di punti, maglia bassa 3 catenelle 3 maglie alte, nell'ultimo spazio disponibile. Sulla nostra sinistra, qui davanti a noi, abbiamo 3 punti alti e 3 catenelle. Dobbiamo andare ad agganciare il nostro ultimo ventaglio lavorato nello spazio sotto le 3 catenelle che abbiamo qui alla nostra sinistra. Saltiamo quindi tutte le maglie alte del ventaglio sottostante. Qui abbiamo le 3 catenelle. Con l'uncinetto passiamo al di sotto di queste e realizziamo semplicemente un punto basso. Come proseguire nel prossimo giro e in tutti i giri successivi? Non dobbiamo fare altro che ripetere gli stessi passaggi che abbiamo appena visto insieme in quest'ultimo giro di lavorazione. Proseguiamo quindi ripetendo questi passaggi finché il nostro pannello non avrà raggiunto l'altezza desiderata. Come completare il nostro pannello e soprattutto come andare ad eliminare questo effetto ad onda che abbiamo qui nella parte superiore? Per fare questo dobbiamo andare ad eseguire gli ultimi 2 giri di lavorazione in questo modo. Al termine del giro facciamo sempre le nostre 3 catenelle e voltiamo il lavoro. Nel primo punto disponibile lavoriamo il nostro ventaglio composto da 3 punti alti, esattamente come abbiamo fatto in tutti i giri precedenti. Dopodiché andiamo nel primo spazio qui alla nostra sinistra ed eseguiamo la nostra maglia bassa. In questo giro non andiamo a realizzare le 3 catenelle, ma andiamo direttamente a lavorare il nostro ventaglio di 3 maglie alte. Quindi, fatto il punto basso, non facciamo le catenelle, ma andiamo direttamente a lavorare le nostre 3 maglie alte, sempre all'interno dello stesso spazio. Dopodiché andiamo nello spazio successivo e ripetiamo gli stessi passaggi. Maglia bassa, 3 maglie alte. Proseguiamo quindi ripetendo questi passaggi fino ad arrivare al termine del giro. Come per i giri precedenti, l'ultimo punto di questo giro sarà una maglia bassa lavorata sotto le 3 catenelle che abbiamo qui alla nostra sinistra al termine del giro. Entriamo quindi nello spazio sotto le catenelle e lavoriamo un punto basso. Realizziamo una sola catenella
e voltiamo il lavoro. In questo giro andremo semplicemente a lavorare una maglia bassa sopra qualsiasi punto ci si presenti. Andiamo quindi nel primo punto disponibile e lavoriamo un punto basso. Ci spostiamo sopra le 3 maglie alte e su ciascuna lavoriamo una maglia bassa. Maglia bassa su maglia bassa e proseguiamo in questo modo fino al termine del giro. Con quest'ultimo giro di punto basso abbiamo eliminato il più possibile l'effetto ad ondina del nostro pannello e se ricordate quando abbiamo iniziato la nostra lavorazione avevamo fatto un giro di punto basso. In questo modo il nostro pannello comincia e termina sempre con un giro di maglia bassa. Siamo quindi arrivati al termine di questo video tutorial che io spero vi sia stato utile, ma soprattutto spero di avervi dato un nuovo spunto creativo. Abbiamo visto un punto reversibile, compatto, un po' particolare, perfetto assolutamente per tutte le copertine da bambino, coperte grandi, sciarpe, scaldacollo, insomma per tutti i vostri progetti a pannello. Ovviamente se questo video vi è piaciuto vi invito a farmelo sapere con un bel pollice in su, un commento proprio qui sotto il video e vi invito a guardare la collezione di punti ad uncinetto già presente qui sul mio canale YouTube in una playlist dedicata che si chiama proprio Punti ad uncinetto. E ovviamente se vi va vi invito ad iscrivervi proprio qui sul mio canale per non perdervi tutti i prossimi video tutorial che ho in programma per voi. Perciò con il punto tulipano vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e vi aspetto in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!